Ormai è mezzanotte inoltrata, la prima sera che siamo qua, non mangio niente perché domani ci svegliamo presto, super colazione inclusa nell'hotel e poi si va carichi a bomba per la città, sono gasatissimo, non vi mostro ancora niente, aspettatevi, proprio il disastro, siamo in uno dei miei paesi con più hype che ho. Finalmente dopo 4 ore entriamo in aereo perché l'aereo era 2 ore in ritardo, mannaggia. Aria condizionata devastante qua, mi uccidono. 3 hours later. Siamo da poco arrivati in aeroporto, ho completamente le orecchie tappate dall'aereo, cioè penso sia stata una delle esperienze più brutte. C'erano bambini che proprio urlavano. Vi propongo la stessa cosa che ho detto all'inizio del video di Parigi, andate a vedervela. A parte che ci hanno dato comunque una merendina gratis e anche un bicchiere di acqua per farsi perdonare delle 2 ore e mezza in ritardo. Dovevamo arrivare a Istanbul alle 5, sono le 9 e mezza. Stiamo facendo la Istanbul Card, ovvero carta che ti fa avere tutti i biglietti insomma della metro scontati, 5 euro. Vabbè dai, ci sta, spero che mi bastino per 4 giorni. Città che dovrebbe essere molto economica questa. The next morning. Signori, buongiorno, ho dormito veramente da Dio, hotel 5 stelle. Adesso andiamo su nella terrazza con vista mare perché si fa lì colazione. Oh, ma che hit è la terrazza qua sopra dove si fa colazione qua? Guarda che robetta. Buongiorno, oggi camicia esotica, anche se non è tanto esotica ma è più tibetana, adatta un po' all'area di Istanbul. Stiamo andando alla moschea più grande di Istanbul. Sono per la mia prima volta in uno di quei paesi che sono veramente tanto in hype, perché a me le cose in stile verso l'arabo, qua siamo verso l'arabo, non siamo proprio arab, mi piacciono veramente da morire, pieno di colori, pieno di roba luccicante, oro, blu, rosso, rosa, verde, di tutto e di più. Io tipo per queste robe qua vado proprio fuori di testa. Qui a Istanbul ha sede il bazar più grande del mondo, che tra pochissimo ci andiamo. Nel frattempo passiamo per questo mini bazar. Abbiamo proprio l'hotel in centro, cioè meglio così credo che non si potesse avere. Noi siamo nel quartiere principale, proprio nella zona principale più calda di Istanbul, che si chiama Sultanahmet. Ma quanto esotico è questo posto? Qua street food piene panocce, castagne e questa specie di paninetti col cioccolato. Parco di Sultanahmet, che diciamo che è sia la piazza sia il parco, bellissimo, straverde, pieno di colori, tenuto veramente bene, tanta roba. E c'ha dei monumenti di fianco pazzeschi, c'è la moschea blu che è stra enorme, c'è la chiesa di Santa Sofia. Vediamo dove riusciremo ad entrare. Per entrare, donne così e uomo così. Io non posso entrare. Il capo ci ha detto no problem di pantaloni corti, vabbè, meglio. Bisogna anche togliersi le scarpe, che se un fiato d'oro da piè, però apprezzabile qua dentro. Cioè veramente top. Io comunque a livello estetico preferisco un sacco le moschee rispetto alle chiese, cioè molto più esotico, molti più colori, più luce anche. Poi tutte quante le scritture in arabo a me piacciono veramente tanto. Questa è la moschea blu, costruita più o meno nel 1616 in onore del sultano Ahmet, dal quale prende nome il quartiere, la zona principale che si chiama Sultanahmet, e qui in zona dovrebbe esserci anche la sua tomba. Venite presto perché sono appena neanche le 10, c'è già strafila tantissima, consigliato venire presto. Questa dovrebbe essere la tomba. E qui ci sono le tombe di 36 sultani, non ce n'è solo uno. Sono super strane, sono fatte stranissime, sembrano dei tappeti. Penso che quella lì in mezzo centrale sia quella del Sultanahmet. Direzione bazar più grande del mondo. Oh, è immenso sto posto, pur di vederti qualcosa, cioè ti assalgono, ti propongono anche la loro madre per fare soldi. Vorrei un sacco comprare qualcosa, ma c'è l'imbarazzo della scelta, non sai cosa comprare perché compreresti di tutto qui. Mi vorrei prendere un bel vestito turco esotico arab, ma penso che la maggior parte sia una da donna, non so che figura farei andare in giro con una roba da donna. Ora di pranzo, ma qui non accettano da nessuna parte la carta, devi sempre prelevare, sempre cambiare i soldi, devi pagare con la loro moneta qua. Appena cambiati 10 euro con 295 lire
lire turche, sono presi una commissione di 10 lire che sono praticamente 20 centesimi, quindi secondo me finora è più conveniente cambiare i soldi cash piuttosto che prelevarli, perché prelevandoli si prendono le banche una commissione anche di 1 euro, 1,50 euro, 2 euro, ma non cambiateli in aeroporto. Guarda, non l'avevo mai visto in queste condizioni, bello crudo appena messo su. Allora, panino col kebabetto qua al volo, 1 euro e qualcosa. Oh yeah, hi. Paninetto abbastanza semplice, leggermente piccantino, la carne è leggermente speziata diversamente rispetto al kebab che mangiamo in Italia, però sai che approvo di più questo, così chiamiamolo naturale, con chicken, insalata, pomodoro, una leggera spruzzatina di ketchup e maionese, tra buono veramente, per 1,10 euro ne vale assolutamente la pena. Pieno di rubinetti e fontane in giro, ma l'acqua non è potabile qui, solo acqua in bottiglie si può bere. Subito dopo il bazar turco, il più grande del mondo, c'è una piccola via che c'è, cioè piccola per modo di dire, c'è il bazar egiziano, fuori di testa, c'è un profumo assurdo sta roba qua. Ci sono dolci, robe tipiche ovunque, è pazzesco, pazzesco. Acquistino fatto, 3 euro diciamo dai, 1 euro ciascuno, sono 3 pastine chiamiamole, baklava si chiamano, con pistacchio, cioccolato, pasta sfoglia, è roba tipica loro, credo sia molto speziato, anche questo a livello dolce però, non salato. Proviamo il bastone, molto buono, molto calorico, molto dolce, anche oleoso, cioccolato adesso, un paston, il più buono questo finora. Assaggiamo l'ultimo, quello normale, buonissimo, è come l'altro ma senza cioccolato, leggera puntina di mandorla, io non ne vado matto però veramente buono, dolcissimo, però a me piace sta roba qua. Qua ti offrono di tutto, mi hanno offerto il tè a non so cosa. Il richiamo, sentite? Sapete cosa sta dicendo? Ha detto iscrivetevi su YouTube a Dime Fabio e lasciate un like. Siamo nel momento della preghiera, come sentite, e quelli che stanno andando dentro per pregare prima si lavano i piedi qua fuori. È praticamente l'1:30 e possono entrare soltanto i musulmani adesso per la preghiera. Dopo le 2 possono entrare i turisti, sempre con le solite regole di pantaloni lunghi e togliersi le scarpe. Abbiamo appena visto una cosa pazzurda, di fianco alla basilica di Cialanoglu vendono delle sanguisughe, proprio le allevano, le coltivano diciamo, e le vendono come sotto forma di medicinale. Da quanto ho capito, se hai tipo degli accumuli di sangue in certe parti del corpo, loro succhiano il sangue, succhiano e in teoria si dovrebbe rimettere a posto. Tra quasi una bella salita invece. C'è una moschea strabella qua col giardino. Benvenuti nella moschea di Suleimani. Moschee che dopo averne viste 3, penso che sì, non è che lo penso, è così, sono fatte completamente diverse dalle chiese. Intanto non c'è l'altare, ma c'è una specie di zona in cui si va avanti a pregare. Non c'è niente dove sedersi, ti sdrai, ti siedi, quello che vuoi, sempre scalzo, perché l'entrare, togliersi le scarpe, stare in un tappeto, io mi sento più libero, più confortevole. È un po' come entrare a casa, cioè tu entri a casa, ti togli le scarpe, è un po' come se la moschea ti stesse dando il benvenuto, sei a casa. Aria che te parti via qua. Gatto. Ciao gattino, ciao. Pascopedia dice che Istanbul è la città dei gatti perché è pieno di gatti randaggi in giro. Guarda che schifo del traffico, guarda che roba. Ma avevo letto infatti che era così, cioè sapevo, una delle città più trafficate al mondo. Sono le 5 più o meno, siamo entrati in un ristorantino per fare uno spuntino. Upstairs siamo sulle scale, guardate che vista Mumbai, cioè qui è una vista di merda ma rende proprio bene il traffico che c'è qui, è devastante. Guarda qua, per la modica cifra di 4 euro senza mancia, magari si chiedono la mancia per il pane. In mezzo a sto disastro di casino abbiamo preso questa specie di pita che è praticamente pane con dentro carne e uova e verdure, bello caldo. Insomma questa cosa è lunga fatta, non sappiamo se è occhio di Allah fatta a barca oppure a figa. 1 euro praticamente metà, sa di pizza con i peperoni, infatti ci sono anche i peperoni, figa e peperoni in barca. Allora se devo trovare una pecca che dà un po' fastidio in queste città è che non ci sono cestini, cioè ce ne sono veramente pochissimi, non mettono un sacco dentro ma butti tutto dentro questo grande coso di ferro e poi arriva l'uomo della spazzatura che dentro coi guanti ramena e tira su le robe. Allora qua siamo arrivati sul Bosforo, il mare che divide Istanbul dalla parte Europa alla parte Asia. Cioè che figata essere in un paese che è diviso in 2 continenti, Europa e Asia.
Ci siamo teletrasportati a cena. Ragazzi, non ho idea di cosa ho ordinato. Dovrebbe essere uno spiedino di pollo, mi ha messo delle patate, peperoni piccanti, pane con dentro il pollo e questo non lo so cosa sia. Assaggiamo sto pane e il pollo. Sta buono. Questo va piccante, con i peperoncini infatti. Contorno una bella bettonata qua. Buono, sa di curcuma tipo, ed è piccante. Assaggiamo questi spiedini che... pollo arrosto, buono, non c'è un paston, c'è dato anche il pane. Colpo di scena, credevo di aver speso più di 20 euro, ho speso solo 14 euro di tutto quello che ho mangiato. Sono strapieno, sono pieno come quel pane che era pieno di strapollo, tantissimo pollo, come cazzo parlo. Alla fine potevo anche fare a meno di prendere quegli spiedini che era un paston, ma non si può terminare una cena, soprattutto se leggermente spicy, con l'ayran, yogurt tipico turco, che praticamente è yogurt greco, acqua e sale. Stra buono per alleggerire il piccante. Ayran solo tipo 20 centesimi. Ciao gattino! Se vuoi abitare e lavorare a Istanbul devi essere un bravo venditore, devi essere bravo soprattutto a rompere i coglioni alla gente. Qui tutti, ma tutti non ti lasciano stare un secondo. Ragazzi, io momentaneamente a registrare di sera faccio una gran fatica perché non ho dispositivi adatti. Quindi se vi iscrivete al canale e lasciate like e lo spammate un po' in giro, potremo arrivare a una cifra che potrò monetizzare qualche centesimo e potrò comprarmi qualcosa di meglio per i video per voi di sera. Grazie. Cioè, ma che figata è sta roba? Ma ditemi se non è arab esotico. Se siete arrivati a questo punto del video, scrivete nei commenti arab esotic. È veramente assurdo, qui mi piace, io mi sento praticamente a casa in questi posti qua, non so come spiegarlo, mi sento molto arab ultimamente. Senti il richiamo anche di notte, senti come che urla in moschea. Day 3. Signori, buongiorno, oggi stiamo andando al di là del ponte, ma c'è un'affa clamorosa. Qui a Istanbul 95% di umidità, mentre in hotel da noi, in camera e in bagno 1000% umidità. Se c'è rumore è perché ho appena tirato l'acqua, guardate che figata il bagno. È proprio pazzesca sta cosa, è una rivoluzione, è una hit. Bea. Allora, non un ottimo inizio questa mattina. Siamo arrivati dalla parte di là del ponte, c'è una puzza di catrame, una puzza lercia. Ciao amicetti, ciao. Allora noi abbiamo preso uno di taxi gialli, infatti hanno dato in omaggio a Nicolò una banana, mentre se prendete i taxi arancioni vi danno in omaggio una carota. Stiamo andando a vedere il quartiere di qua, c'è la torre di Galata, best scorcio dove fare la foto. Tutta in salita questa parte. Guarda qua. Taxi banana, pieno di negozi esotici che ti vendono frutta marsa perché è in mezzo allo smog e alla polvere. Qui siamo nel quartiere del Galatasaray, anche del Besiktas, è una grande rivalità sportiva, ma penso che prevalga il Gala. Guardate, è pieno di bandierine ovunque. Credo anche perché il Gala ha vinto lo scudetto. Ragazzi, vi sembrerà strano, non è una fake news come al solito, ma siamo davanti alla chiesa di Sant'Antonio di Padova. È Sant'Antonio di Padova a Istanbul. Era Sant'Antonio di Padova, fia, ostia, bella mossa. Ho visto soltanto moschee fino adesso. Comunque Istanbul, paese molto laico, libero di far professare alla gente la religione che si vuole, perché proprio sta in mezzo tra cultura araba e cultura europea. Sì. Siamo davanti al cannone antiaereo di Istanbul. Questa è una torretta SEM utilizzata per abbattere gli aerospia nemici. Oh, sta via comunque sembra tutta uguale. Sarà 40 minuti che continuiamo a camminare nella stessa via, è tutto identico. Allora, schibi di bom, piazza Taksim. E sì, la piazza diciamo dalla parte di là del ponte, piazza principale. Nulla di che, la parte di là è 1000x. Senti che razza l'evento che sei, mamma mia, siamo in montagna qua, siamo in un parco montuoso davanti alla Vodafone Arena, lo stadio del Besiktas. Allora qua Vodafone Arena, stadio del Besiktas, una delle 5 squadre di Istanbul. Comunque è una roba che è assurda, qua fanno lavorare i bambini dappertutto. 1 hour later. Allora qua pranzetto di oggi, il bananone stralungo, ayran, coca, verdurassa per un totale di meno di 5 euro. Di gomma. 6 hours later. Guys, se è fatta sera volevo parlare un attimo di prezzi con voi. Allora, partiamo da questo listino gelati che, tenendo conto che 1 euro corrisponde più o meno a 28 lire, cornetto 30 lire, ghiacciolo 9 lire, sta roba qua 15 lire, magnum 35 lire, sta roba qua gigante 25 lire. Tutto questo vuol dire meno di 1 euro, cioè è assurdo, cioè guardate ad esempio il cambio che c'è qua. Però comunque non vuol dire che sia tutto quanto allo stesso modo così economico, dipende sempre dove andate, perché ci sono kebabari che un kebab te lo fanno pagare 8 euro, ci sono kebabari che
un kebab te lo fanno pagare €1, dipende sempre dove andate, non è sempre uguale, però quando vedi queste cose qua sul mercato ti rendi conto proprio in Italia come cazzo siamo messi male coi prezzi. 12 seconds later. Stiamo andando verso la zona del Ponte Rosso, quello illuminato di notte, quello bello, sai, quello rosso, sai, quello buono. E insieme al Sultanahmet qui stiamo girovagando per le zone bei marse, bei singane di Istanbul. Praticamente di notte la zona del bazar è completamente chiusa. Però se devo dire, esperienza molto esotica essere qui di notte, molto avventuriera in mezzo a merda di notte. Beh, l'Istanbul che la gente non vi fa vedere. Non può mai mancare a spostare a Marso, che cos'è, senti che roba. Allora la moschea di Saranoglu, che bella. Siamo sotto al ponte e stiamo andando dalla parte opposta del fiume, zona di oggi, Galatasaray. Qua fuma dappertutto, i mani, i bevi, fuma. Comunque una cosa assurda è che tipo al bar lattine di Coca-Cola, di bibite, tipo costa 70 centesimi, 60 centesimi, una roba assurda qua. Ora Juan Pablo, la torre di Galatina. Siamo in montagna dove eravamo stamattina. Questa è la parte più europea, qui è molto più giovanile, gente molto più chic, più scicchettona, più fighetta. Mentre la parte dove stiamo noi è Sultanahmet, lì è molto più arab. Qui vivono di calcio, cioè qui il calcio è la religione principale, altro che Islam. Siamo entrati in un posto dove c'è scritto Club Galatasaray, tutti con la maglia del Gala. Gala perdeva 1-0, siamo arrivati noi, 2 gol in 5 minuti, ha segnato Icardi. Day 4. Allora, siccome di giorno c'è una fila chilometrica per entrare nella Basilica di Santa Sofia, è notte, sembra essere aperta, entriamoci adesso. La frase che c'è scritto sopra è la ilahe illallah. E cos'è che vuol dire? Vuol dire che praticamente non esiste nessun dio al di fuori del dio, ovvero non esiste altro dio oltre al dio loro, ovvero Allah. Per le donne è obbligatorio entrare con il velo, per noi uomini è obbligatorio entrare e basta. Anche se si chiama basilica, è comunque una moschea, bisogna comunque cavarsi le scarpe, che se una spussa la pie qua, una roba impressionante. Che sei bocce che corre dappertutto, mamma mia, non esistono parchi qua. Occhi bocce. Pensavo di continuare il braccio qua con i tatuaggi scritti in arabo, perché insomma i segni che non so come si chiamano mi piacciono molto. E consigliatemi che frase scrivere. Pensavo i bambini di 0 ai 3 anni non devono montare nei mezzi pubblici. The next day. Signori, buongiorno. Oggi ultimo giorno shopping. Qui al bazar più o meno trovate sempre la stessa roba in giro. Ti assalgono proprio per venderti la roba. Qua bisogna contrattare, obbligatorio contrattare, perché qua costa tutto il doppio se non di più rispetto fuori dal bazar. €1,50. One eternity later. Sono stato 10 ore dentro il bazar e indovinate cosa ho comprato? Un cazzo! No, non è vero, ho solo preso il mio portachiavi. Ero indeciso se prendere la keffia, ovvero il tipico turbante arabo e non turco. Infatti per quello non l'ho preso, perché non è turco ma è arabo. Sicuramente lo prenderò nel prossimo viaggio, quindi rimanete sintonizzati, seguitemi su Instagram per sapere dove andrò la prossimissima volta. Non riesco più a parlare in mezzo a questo 16 milioni di persone che ci sono a Istanbul. Vi dico soltanto che è una città che merita tanto. C'è il disastro di gente, che c'è il disastro di spuzza, chi fuma dentro, se mangia bene, è economico, dovete capire bene dove andare. Il gelato fa cagare, però veniteci perché è un'infarinatura verso il mondo arabo, per il quale io provo un grande fascino che voglio assolutamente andare a scoprire nei prossimi viaggi. Noi ci vediamo martedì prossimo con un video sempre di Istanbul, ma di un'altra parte, la parte asiatica, perché è giusto far sapere alla gente come me che cercava cosa c'è nella parte asiatica da vedere, cosa c'è nella parte asiatica da vedere. Mi raccomando, iscrizione, like se il video vi è piaciuto, e anche se vi ha fatto schifo spammatemi che ho bisogno. Baci, abbracci e spuaci. Ciao!